Ciao a tutti Tigrotti, sono adesso dentro a un tempio, anche se non sembra, in realtà sono dentro a un tempio dove abbiamo fatto la conferenza per il Shimane Kamicon, che sarebbe una nuova fiera a Shimane. Dove sta Shimane? E sta vicino, se non sbaglio, a Hiroshima. Comunque sta sul sud Nishi del Giappone. La prima volta che l'ho sentito io ero così stupida, nel senso che non mi ricordavo che c'era Shimane, che è la provincia di Shimane. Ero convinta che fosse il nome dell'evento. E poi mi dicono: allora sei pronta a prendere l'aereo? Ho fatto: quale cacchio di aereo dovrei prendere? Ed era appunto per Shimane. Dopo 2 anni rifaccio il cosplay di Aome, che sarebbe una bellissima piccola Oni elfa molto sexy di un gioco chiamato Good Wars. È un RPG estremamente di strategia, cioè è fighissimo. Peccato che non ci so giocare perché è pieno di kanji, però io amo questo personaggio. E nulla, ho fatto il suo cosplay, rifarò il suo cosplay ufficialmente in questo evento insieme a un'altra cosplayer e un idol. Oddio, non vedo l'ora, è stata fighissima questa mini conferenza, è durata un'ora. Loro hanno chiesto al tempio, questo è il tempio di Love Live, adesso poi ve lo faccio vedere da fuori, ma è una cosa fighissima. Abbiamo fatto una preghiera per far sì che l'evento vada bene, cioè non è una figata, cioè abbiamo fatto una cerimonia dentro il tempio, io vestita da Ome, cioè non per essere un po' scostumata, cioè poi non ero scostumata perché avevo le calze fino a qua, però sembra mezza nuda, quindi io dentro il tempio così ero tipo: mi dispiace, cosplay. Quindi cioè ormai sono benedetta da Dio, da Kami-samaki o chi è, per fare questa cosa bellissima. E te lo fa, è troppo bella. Aspetta, mi sa che ho sbagliato, un tempio o un santuario? Devo andarla a cercare, ogni volta mi sbaglio, ragazzi, mi dispiace, io sono atea, quindi non ho la più pallida idea, però è bellissimo. È bellissimo, assolutamente. Ci sono tante novità, oggi ho anche presentato la mia nuova manager, che tra poco mi dicevano, cioè è così giovane e così carina, sembra la tua amica, non sembra la tua manager. Ed effettivamente è così, cioè siamo anche amiche da tanti anni, e quindi niente, mi sto trovando bene. Non potevo riprendere al lavoro e appunto la mia manager era impegnata, quindi non gli potevo chiedere di tenere la videocamera, ma se trovo qualche video, qualche foto la metto qua e poi farò di nuovo il video dell'evento come avevo fatto con Fukushima. Non vedo esistere che ci siano le onsen, ragazzi, ormai vado solo per quelli in giro in Giappone, solo per le onsen. Guardate come sto diventando giapponese, adesso mi bevo anche il tè verde perché fa bene. Ma indovinate dove l'avete visto? Su Love Live, ed è bellissimo! Noi abbiamo fatto la cerimonia esattamente qua dentro con come si chiama, il sacerdote eccetera, e ho ricevuto anche una bellissima Tomikuji, che sarebbe la lotteria della fortuna. Oddio, il portafortuna? Non mi ricordo come si chiama in italiano. Eccolo! Adesso vedremo che cosa mi ha riservato la fortuna, sperando che vada tutto bene. Qua ci sono diverse preghiere, tra cui appunto, come potete vedere, c'è Love Live. La nostra bella Nozomi! Oh mio Dio, è troppo carina! C'è anche una gocciusa! Lì è dove scrivi anche i tuoi desideri, e in teoria anche quelle tavolette sempre dove scrivi i tuoi desideri, e sono bellissimi perché alcuni sono proprio gli anime, manga famosi. Guardate, c'è una mini Honoka, bella! Dovrei farla anch'io effettivamente. Abbiamo il gelato e persino i goods degli anime, che però sono andati finiti, sold out. Adesso ve lo faccio vedere da fuori. E qua abbiamo l'angolino di Gochomon wa Usagi desu ka, che è un anime di cui io in realtà un tempo mi ero davvero fissata tantissimo perché è stracoccoloso. Amore! È davvero fantastico avere un tempio, un santuario, quello che è. Purtroppo devo capire la differenza ancora, ed è bellissimo perché è pieno di anime manga, quindi cioè wow! Ed è lo stesso di Love Live, mi sento molto idol in questo momento. Io vorrei aprire questo coso, che strana carta che ha, si vede che non è quello che vendono perché la carta è strana, e c'è anche un portafortuna. Sto cercando di aprirlo con una mano. Wow, benissimo. Cerchiamo un posto per aprire sto cosino. Oddio, c'ho paura di romperlo. Ecco, appunto, l'ho rotto anche. Aspetta, ma è un portafortuna o è un coso? Adesso io dico farà l'ennesima figura di merda, che non è un, appunto, era solo un Omamori, non era una Mikuji. Non era una Mikuji, sul serio. Ok, non è successo niente, non avete visto niente, a postissimo, e si terrà così. Ecco perché aveva la carta strana. Sono troppo ignorante in queste cose, purtroppo. Io amo il Giappone, ma quando mi parli di tempi proprio no. Purtroppo è l'unica cosa che la storia non la masticavo in Italia, non la mastico nemmeno in Giappone, anche se è bellissima da vedere, è bellissimo. Abbiamo un enorme tanuki, non è quello con le palle grosse, penso sia, suppongo sia un tanuki, no, è quello
toccato le palle si dice anche che toccare le palle al tanuki porti fortuna. Non ho idea se è vero, mi vergogno un sacco, ma toccheremo le palle. Adesso ci avrà una fortuna della Madonna questa cosa. Torniamo a casa, va. Anzi, io sono vicina da Chiabara e farò un salto da Chiabara. E mentre mangio del bellissimo salame affumicato perché ho fame, sono appena arrivata nella bellissima Chiabara. Tengo la telecamera storta! No, no, una volta lì c'era un bellissimo poster di un anime che non c'è più, vabbè. Ta-da! Questo è tutto il reparto, la Game Title Station, l'Animate, i pornazzi, i bornazzi, i bornazzi e altri pornazzi. Poi dietro abbiamo il Mandarake e Soft Map che sono altri pornazzi. Che bella Chiabara, ora capisco perché tanti la amano. Questo devo dire che sarebbe un posto che vorrei provare, ovvero il Pro Gamer. Dubito che non conoscerete Akihabara perché è il posto per eccellenza per gli otaku e ci sono figure a basso prezzo, qualsiasi cosa sia anime e manga. Ma l'unica cosa è che ultimamente sta diventando una meta molto turistica, quindi i prezzi sono più alti e soprattutto ci sono tipo le figure. Vi faccio l'esempio: Dragon Ball qualche anno fa io non l'avevo mai visto da Akihabara e se l'avevo visto era davvero molto raro, ma essendo che penso sia uno degli anime più famosi in Giappone, ultimamente lo stanno mettendo ovunque. E io amo questa fotocamera perché mette fuoco solo me, che bello, spero si senta qualcosa però. E ci sono anche un sacco di stranieri, è una cosa strana da vedere perché fino a 10 anni fa ne vedevi uno forse passare, già era tanto, era wow. E invece adesso ci sono made caffè, ci sono un sacco di cose in bilingua e diciamo sono molto più aperti agli stranieri rispetto a una volta ed è purtroppo diventata anche una meta molto turistica, ma io sono un po' colpevole perché da pochissimo ho iniziato a fare anche la virgolette guida, che non la chiamo esattamente una guida perché non ho, per il mio lavoro ho dei tempi limitati, ho anche per immagine non posso fare diverse cose, non sono io che organizzo il viaggio, cioè voi ve lo organizzare, io vi porto in giro, questo è il mio. Facciamo una passeggiata con Yuriko Tiger. Ovviamente io sono più per i posti tipo Akihabara, Nakano, Harajuku, tutto quello dove io appunto sono abituata. Raramente diciamo esco da altre zone tipo Ueno, che non penso di esserci stata 2 volte nella vita, però ovviamente la conosco, non mi perdo sicuramente. Adesso io sto girando delle vie più che non le vedo, mio dio. No aspetta, io volevo un caffè, quindi andiamo di qua. Ti prenderò, cioè io sto andando ad Akihabara, affanculo dal mondo, solo per prendermi un caffè da Segafredo perché voglio un espresso e a Shibuya hanno appena chiuso, quindi sono troppo triste e ho solo questo qua da Akihabara che è piccolino, un po' inculato, però il caffè è buono, quindi si fa. E va bene, stavo dicendo, sto facendo questi virgolette viaggi in modo abbastanza privato, quindi se siete interessati o conoscete una compagnia, un'agenzia viaggi, un tour di qualsiasi cosa che è interessato a avere Yuriko Tiger e portarvi a spasso e passare una giornata, 2, 3, 5 massimo, perché una volta mi hanno chiesto una settimana e al momento magari è il periodo buono, poi avrò il periodo cattivo, sono molto occupata quindi non riesco a tenermi una settimana solo portando in giro gente, però sono disponibile, se volete potete chiedere anche pareri ad Akiba Stop. Se volete chiedete ad Akiba Stop ad altre persone, se siete interessati scrivetemi per l'email yurikotiger@gmail.com e utilizzate sta cavolo per email solo per lavoro. Ascolta le mie narici, solo per lavoro. A volte sono invasa perché non le leggo io, le legge la mia manager. Io Yuriko Tiger, io Tizia. Potete invece trovarmi sulla pagina Facebook oppure su Instagram. Io sembro un militare, cioè la gente era sconvolta quando mi sono cambiata dal cosplay al normale, era più sconvolta vedermi io normale che mi vesto come cazzo capita a volte, nel senso vado molto a modi quando sono rocchettara, mi piace essere rocchettara, quando oggi si vede che avrò la voglia di uccidere tutti, non lo so, e quindi mi vesto militare. Andiamo a prendere questo caffè. Voi non lo capirete mai, ma queste vie a me mi ricordano un sacco Steins Gate. Madonna, quant'era bello quell'anime. Voi non sapete che paradiso io essere qua, cioè è la cosa più
bella. Ci sono anche un sacco di negozi di cosplay, di cosplayer made, solo che dovete fare un po' attenzione dove andate, perché non tutti sono dei normali made caffè. Però non è vero come le Iene, mi sembra, che avevano fatto il servizio che le made caffè si prostituiscono. No ragazzi, è un normale part time, semplicemente ci sono effettivamente dei locali a luci rosse qua da Akihabara. Ci sono le cose che non sarebbero normali in Giappone, quindi non pensiamo che il Giappone siano tutti dei deficienti pervertiti, dai, perché non è vero. Però sono quelle chicche che solo ad Akihabara, ecco, o Shinjuku o vari quartieri potete trovare. Non ci andate, perché in più sono della Yakuza, a quanto so, quindi non ci andate. Ecco il cosplay che ho fatto oggi, è la tipa stragnoccoletta. Ho trovato un italiano che mi ha fermato e ha un bellissimo tatuaggio della Nintendo, cioè. Mentre ero al Segafredo e come vi ho fatto vedere il tatuaggio per privacy non vi faccio vedere la persona, mi hanno fermato due italiani carinissimi che venivano da Bolzano e mi hanno chiesto se ero Yuriko Tiger e tipo Yuriko, che carini, e mi hanno appena fatto scoprire un negozio che esiste da 15 anni di retro game, al posto di tipo Super Potato, ovviamente a prezzi molto più bassi, perché penso siano anche su Elemura, e non è affollato dai gaikokujin e non lo trovereste mai qua da Akihabara, perché stava davvero in mezzo a tipo dei locali soft porno, cioè nel senso no, impossibile, molto segreto. Non ve lo voglio dire perché non voglio riempire la cosa di stranieri, vi porterò io se venite in qualche guida mia e basta. Però ho fatto anche delle compere, mannaggia a me lui che mi ha portato, ho fatto delle compere di nuovo e ho deciso di tornare bambina. Ho preso un gioco di Ranma e ho sentito una stretta al cuore, perché io amo Ranma, amo tutto quello che era di Rumiko Takahashi, è quello che mi ha fatto diventare praticamente quello che sono. Oh mio Dio! Quindi avete capito, no? Che console è. Poi ho preso questo qua di Sailor Moon. Guardate. Dio. E il pezzo forte che mi è costato un po', ma penso che ne vale proprio la pena. Il Game Boy Color, che in realtà io avevo ma non giocavo così tanto, perché sono nata con le console fisse. Quindi io sono nata con il Famicom, quindi mio padre aveva un negozio di videogame, era fissato con i videogame, io sono nata con i videogame. Quindi a differenza dei nuovi youtuber che si spacciano tanto come io sono mega gamer, ok, io faccio cagare a videogiocare, però posso dire gioco almeno da quando sono nata, perché mio padre ne era super patito. E sono nata con il Famicom, subito dopo io volevo la PlayStation, abbiamo avuto la GameCube eccetera, e avevo anche delle console portatili, avevo la PSP, il Game Boy Color, anche il DS per un periodo, però non mi piaceva perché ho sempre preferito giocare in casa. Ma visto che è proprio una setta così bellissima al cuore, ho voluto provare a comprarmi questo Game Boy Color, che proverò ad accendere perché non penso abbia la batteria all'interno. E dopo due italiani al Segafredo, mentre io mi stavo facendo il selfie davanti al mio cartellone delle Swallowtail, perché non me lo sono mai fatto, c'era una ragazza che si è avvicinata e ha detto quella sembra Yuriko, e poi c'era veramente Yuriko. Ci sembra uno scherzo. Inception, Yuriko Inception. Yuriko Inception. Visto? Cioè i casi da Akihabara, vedete, venite da Akihabara e trovate il cartellone, forse anche e venite al Mandarake originale. Venite al Mandarake perché lei lavora al Mandarake. Ci sono delle belle cosplayer, non vi fanno lo sconto perché sono nemmeno noi dipendenti c'hanno lo sconto, non ti preoccupare. Però ci sono un sacco di cose belle, vero? Sì. Ti piacciono anime, manga, videogiochi, cosa c'è poi? E per prendere le parrucche dovete venire qua da Swallowtail al 8º piano, zoomato malissimo, di questo bellissimo coso che non capisco benissimo. Io non ho mai visto un tempo così. È arrivato di colpo una bufera, sono a qualche metro da casa, mi sono bagnata tutta, ho l'ombrello, non riesco ad arrivare a casa perché c'è un vento troppo forte, tutte le cose sono bloccate. Ma che cazzo, ma porca di quella troia, non ci posso credere. Raga, io voglio tornare a casa, sto correndo come una massa perché non riesco. Porca di quella puttana. Sono sconvolta, non ho mai, e dico mai, avuto un'esperienza simile in Giappone. Dal mio ascensore esce acqua, le scale sono bloccate per di più, quindi se ci fosse qualcosa ce l'abbiamo tutti nel culo qua. E non capisco perché sono bloccate, perché non dovrebbero essere bloccate di norma. Solo che la porta principale è giù, cioè io posso aprire questa qua ma non posso aprire quella dell'entrata principale. Io vivo a tipo 6 al 5º piano.
ho visto le strade allagate, io sono preoccupata perché è arrivato dal nulla, non hanno dato l'allarme. Quando io stavo aspettando il treno c'erano anche delle signore anziane, c'erano bus, gatti, cioè io porca puttana ero lì, no, Dio, che cazzo faccio? E penso che in questo momento siano tutti, stanno mettendo a riparo e probabilmente stanno dando l'allarme, perché non ho mai visto una cosa così forte, non me la sono mai presa in faccia. Ho un male alle orecchie terribile, ma tanto male, non so se è per il suono o per la pioggia, ma mi fanno un male cane. Domani, no, quando si calmerà sta cosa, magari andrò a vedere se ho qualcosa eccetera. Stavo per cadere, mi sono rialzata subito, fortunatamente l'acqua, cioè non so, cioè stavo per cadere con l'acqua e l'acqua mi ha attutito la caduta e sono riuscita a inventare, ma non c'è. Vabbè, ok, sono troppo sconvolta. Adesso mi do una ripulita, vedete, e questa è la condizione. Ed erano nuovi, cazzarola. Ok, la videocamera è viva, oddio. Allora, questo è il mio Facebook, questo è come è ridotto il mio cellulare, non so se si vede, ma non ha più una forma, nel senso che non riesco nemmeno a leggere i messaggi. È stato bruttissimo, è stato davvero brutto. Mentre stavo correndo, a un certo punto c'è stato proprio fortissimo che mi ha fatto persino male agli occhi. Non ho visto un cazzo, sarà stato 1 metro, 2, è passato una roba che penso sia uno, sai, tipo cartelloni pubblicitari, quello lì, cioè non sono pericolosi, però se ti arrivano in faccia a una certa velocità ti possono anche fare molto male, e mi è passato tipo a 2 metri a fianco. Cazzo, e ho sentito un lampo davvero molto molto vicino. Ve lo giuro, mi sono cagata in mano. Mi sono davvero cagata in mano, non è mai successa una roba simile. E ovviamente appena sono rientrata in casa, probabilmente ho tipo sentito tutte le ambulance di sto mondo passare. Quindi domani, tra questi giorni, vedremo le news. Io sto bene, mi fa un po' male il ginocchio, però sto bene, e le orecchie. Sono fatta subito una doccia calda perché sono entrata che, come avete visto, stavo tremando, sia per la paura sia perché ho fatto anche un freddo cane di niente. Io ero con un toppettino. Il mio telefono sta letteralmente morendo, non si mette nemmeno più in carica, quindi io da domani sono senza telefono. Fortunatamente sta tutto bene, a parte tutti i libri, tutte le cose che avevo in borsa. Non so se riesco a farle vedere adesso, non le ho volute neanche prendere in mano appena arrivata, purtroppo si sono bagnate. Questo è tipo come si è ridotto una rivista, e io mi uccido perché questa l'avevo appena comprata di JB Style, del mio illustratore di Haruka, ed è un po' la brodo. La ricomprerò. Il mio portafoglio, almeno i soldi sembrano stiano stare bene. Il mio nuovo Game Boy si è appena già riempito d'acqua, dopo proverò ad accenderlo. E niente, il resto, cacchio, il libro che sto leggendo è abbastanza messo male, ma ancora leggibile, forse se lo metto a... Adesso lo asciugo un pochino. Bene, la situazione è questa, farò aggiornamenti appena mi sarà possibile. Quando ho postato, cioè, a me non me ne frega un cazzo se la gente scopre dove vivo. Ho avuto effettivamente problemi di stalking, però io non mi nascondo, non mi porto la mascherina, cioè è palese dove vivo, è sempre stata la stessa zona per anni, quindi penso che se la gente lo sappia lo sa. Comunque se mi becco un altro stalker, la prossima volta gli do un calcio nel culo e così la finiamo. Perché quando ho postato il video giapponese, la prima cosa non è stai bene, la prima cosa è guarda che se no poi capiscono dove abiti, e che cazzo se ne frega se capiscono dove abito, cioè cazzo, è una situazione abbastanza importante. Se la gente pensa anche solo di uscire per un momento, magari guardando quel video gli passa un secondo, cioè è brutta. E no, ma però sì, queste cose non le capisco. Cioè le capisco in parte, però io non nascondo niente nel privato, cioè non me ne frega un cazzo seriamente, cioè mi darebbe fastidio. Però nel senso, da un quartiere c'è davanti il 7-Eleven, ovunque in tutto il Giappone c'è il 7-Eleven. Vabbè, tralasciando questo, che vabbè è proprio una cosa solo che i giapponesi potrebbero forse pensarlo, non mi interessa, ciao. Per il resto va tutto bene, i miei amici sembrano stare bene. Chi al lavoro fortunatamente ha avuto la bella idea di non uscire, perché tutte le linee intanto sono bloccate, e poco prima, ma 1 metro, ragazzi, sarà stato di arrivare nella mia stazione, qualcuno si è acceso l'allarme e lì ho capito c'è qualcosa che non va, e quando ho visto i lampi ho iniziato a capire la situazione. Ma fortunatamente il controllore ha fatto 3 passi più avanti, ha aperto le porte e ha fatto uscire la maggior parte delle persone, o ha chiuso il treno ed è rimasto lì, cioè o si è mosso dopo, perché comunque non l'ho visto per un bel po', e quindi in qualche modo sono riuscita a tornare a casa. Quando sono uscita, ok, inizia a piovere forte, ok, inizia a piovere forte, ok, inizia a piovere tanto forte, cazzo i lampi, cazzo i suoni, cazzo eravamo vicini, e dopo forse 400 metri mi sono
trovata la catastrofe. Adesso non c'è più, cioè in meno di un'ora, forse 45 minuti è tutto finito. Ma sono stati 30 minuti infernalissimi, ragazzi, madonna. E non oso immaginare più che altro le campagne o posti che non siano Tokyo. Ecco, c'è anche Kumamon dietro. Insomma, Kumamon non portare sfiga adesso, però tu che ti voglio bene, ma un'altra catastrofe no, E basta, vi saluto. Dovrò comprare un cellulare nuovo a sto punto. L'importante è che state tutti bene. Se siete preoccupati non vi preoccupate. Se anche voi siete di Tokyo, fatemi un commento, fate un fischio, dite che state bene. E niente, guarderemo la situazione.